Le parole hanno storie millenarie che sopravvivono alle persone che le pronunciano e alle culture che le forgiano. Si tratta molto spesso di storie silenziose o sottaciute, che richiedono molto sforzo affinché vengano ritrovate e riscoperte. Ciò non significa che la storia silenziosa di una parola non abbia un effetto notevole sulle nostre vite, e questo è il caso della parola teoria e dei suoi corrispettivi nelle maggiori lingue europee. Oggi l'uso della parola teoria è decisamente diffuso, sia nel contesto scientifico sia nel linguaggio corrente. Se dovessimo dare una definizione molto generale, con teoria si intende una costruzione mentale logicamente coerente che serve a spiegare, descrivere o interpretare un aspetto o una porzione della realtà. L'origine del termine risale alla Grecia arcaica e presenta un significato quanto mai singolare. Nell'uso corrente il verbo theorein, assieme ai sostantivi theoria e theoros, indicava l'essere incaricati ufficialmente dalla propria città di presenziare ed assistere a eventi di carattere religioso, cultuale e agonale. Alternativamente, la teoria poteva anche designare un viaggio di esplorazione, organizzato privatamente, finalizzato a fare esperienza degli aspetti culturali e politici di altri contesti sociali, in altre città. La teoria, nell'uso non filosofico del greco antico, rappresenta un aspetto molto importante di un'intera cultura e veicola una sorprendente pluralità di significati. Nella teoria si riuniscono la valenza sacrale e religiosa di uno spettacolo cui si assiste, l'aspetto visuale di questa esperienza, il confronto con l'alterità. Spesso una teoria aveva come destinazione la consultazione di un oracolo e in tal senso diveniva la sorgente di una risposta da parte della sapienza divina. Inoltre, chi era inviato in questo viaggio, mirante ad esperire eventi, contesti nuovi e parole divine, era anche tenuto a riportare quanto accaduto, conferendo alla teoria anche un importante valore di testimonianza. Si parlava di teoria anche in contesti più chiaramente laici, dove il termine assomigliava quindi in qualche modo a un'ambasceria in terra straniera. Questo uso così specifico della parola era accompagnato anche da un significato molto più generale, chiaramente collegato al primo. Infatti il verbo theorein era usato per indicare l'assistere o stare a guardare qualcosa che si svolge nel tempo. Questa incredibile ricchezza di significati ha costituito il terreno ideale per la riflessione e l'innovazione terminologica che contraddistingue la filosofia del V e IV secolo a.C. Platone è certamente un grandissimo innovatore, ha rivoluzionato la sua cultura e ha impresso una direzione al pensiero filosofico che lo ha seguito. Tuttavia, la sua innovazione concettuale e dottrinale, che risulta più evidente, si è sviluppata assieme a un'enorme rivoluzione terminologica e semantica. Questo processo ha preso due strade. Da una parte Platone ha inventato nuove parole e nuovi costrutti linguistici, dall'altra ha riadattato, dalla lingua che ha ereditato dalla sua cultura, le parole che potevano prestarsi ai suoi scopi. Una di queste parole è proprio il verbo theorein. Noi sappiamo che Platone impiega la parola secondo i significati della sua comunità linguistica, sia quello dell'assistere a una cerimonia o di uscire dalla propria città per visitare una realtà esterna ad essa, sia quello più generico di stare a guardare. Allo stesso tempo, egli introduce delle novità molto significative dal punto di vista filosofico. Quella più ardita è usare theorein, il quale è essenzialmente un verbo di percezione, vale a dire un verbo che designa un'attività che si svolge attraverso gli organi di senso corporei per percepire degli oggetti materiali o degli eventi che si svolgono nello spazio e nel tempo, per indicare una sorta di contatto mentale che avviene attraverso il pensiero e che è rivolto a degli oggetti che non si trovano nello spazio e nel tempo. Per comprendere di che tipo di oggetti si tratta, pensiamo a cosa sia la giustizia. Noi possiamo esperire azioni giuste da parte di persone in carne ed ossa, ma possiamo pensare che la giustizia che caratterizza ogni azione giusta non possa essere ridotta a una singola azione tra di esse, dato che altre azioni, anche in contesti molto diversi, possono essere considerate tali. Un altro esempio di oggetto fuori dallo spazio e dal tempo è tradizionalmente il numero. Ognuno di noi fa esperienza di gruppi di oggetti estesi nello spazio e nel tempo, ma nessuna coppia, presa singolarmente, è la stessa cosa del numero 2, così come ogni terzetto non coincide con il numero 3. Platone sembra esprimere, attraverso questo uso inedito e peculiare per la sua cultura, il fatto che oggetti di questo tipo possono essere visti dal pensiero. Non è chiaro quanto metaforicamente Platone intendesse questa visione compiuta dalla mente, ma è certo che essa non possa essere presa alla lettera, dato che questi oggetti, per la loro stessa natura, non possono essere percepiti attraverso il corpo,
A questo punto potremmo chiederci, perché Platone, volendo escludere ogni ruolo della corporeità, ha comunque sentito la necessità di esprimere questo rapporto attraverso un verbo di percezione visiva? L'idea di fondo è che nella percezione, salvo in caso di allucinazioni, è proprio l'oggetto percepito a giocare il ruolo principale. Nella percezione il fattore determinante è l'apprendere un oggetto altro, o per così dire, esterno a chi percepisce. Vedere come una cosa è richiede il concentrarsi su di essa, sulla sua autonomia, e questo garantisce l'acquisizione di informazioni. È bene che osservi attentamente il guerriero oplita che mi fronteggia se voglio avere salva la vita. Così è bene che io stia a guardare con il pensiero la natura della giustizia se voglio avere la garanzia di sapere cosa significa essere una persona giusta. Come è noto per Platone, la percezione attraverso il corpo non è un'autentica fonte di conoscenza. Tuttavia, essa cattura un tratto semantico di quest'ultima, ossia quello della relazione ad un oggetto che ne costituisce il contenuto. Ovviamente c'è molto di più in questa teoria filosofica. Il significato originario della sacralità del viaggio e della meraviglia della contemplazione dell'evento di culto risulta in qualche modo laicizzato, ma è ben presente. Il filosofo, secondo Platone, intraprende il suo viaggio conoscitivo, esce dal suo mondo ordinario, si pensi al mito della caverna, e arriva ad osservare oggetti più veri. Sarà suo compito poi tornare nella città e tradurre ai suoi concittadini, secondo i limiti del possibile, le verità che ha visto. In questo senso Platone trasforma uno degli istituti più significativi della sua cultura in un'inedita narrazione filosofica. L'ultimo passo di questa storia della concezione platonica della teoria è che non sempre si riesce a osservare o contemplare questi oggetti del pensiero. Al contrario, la strada impervia della riflessione è piena di errori, pregiudizi e vicoli ciechi. L'incredibile plasticità del termine, coniugata con la perizia linguistica di Platone, ha permesso al filosofo di pensare la descrizione dell'oggetto di cui si discute in una conversazione, ancora una volta non necessariamente un oggetto percepibile, attraverso theorein. È vero che noi possiamo parlare di oggetti materiali e quindi percepibili, ma possiamo parlarne anche quando non li stiamo percependo. Possiamo inoltre parlare di oggetti più astratti come una città o ancora una volta la giustizia. Platone ha voluto esprimere attraverso il verbo theorein la visualizzazione mentale che i parlanti concorrono a dipingere nel determinare progressivamente l'oggetto dell'analisi. Tuttavia questo oggetto rimane a un livello meramente virtuale, nella misura in cui nella discussione stessa si potrà rovesciare ciò che in un primo momento sembrava corretto. Questo distanzia fortemente la considerazione discorsiva dalla visione mentale di un oggetto intelligibile di cui parlavamo prima, ed è proprio il passaggio da questa teoria argomentativa e discorsiva a quella teoria oggettuale e contemplativa che costituisce essenzialmente il momento conoscitivo. Il tema che dobbiamo affrontare in questa breve conversazione è appunto il significato che ha per Aristotele il vedere in rapporto al conoscere, con particolare riferimento al significato del verbo theorein e del concetto di teoria. Io farei proprio un accenno per cominciare alla voce theorein contenuta nell'index del Bonitz, il quale raggruppa tutti gli usi che Aristotele fa di questo verbo sotto due grandi categorie che sono oculis contemplari, cioè guardare per mezzo degli occhi, e apud animum contemplari, cioè riflettere nell'animo, riflettere interiormente. Quindi da ciò si può subito capire come per Aristotele, direi il primo e il più ovvio significato anche del verbo theorein sia quello di vedere, ma di vedere con gli occhi e quindi a livello di conoscenza sensibile, che, come è noto, per Aristotele è il punto di partenza di ogni conoscenza. Tuttavia, subito al di là di questo livello, Aristotele adopera il verbo theorein e i termini ad esso collegati anche con riferimento a forme più alte, a livelli più alti di conoscenza, e che sono appunto la conoscenza razionale. In questo egli riprende un uso introdotto già da Platone. Platone infatti è colui che per primo ha usato theorein per indicare una visione
non più sensibile ma intellettuale di un oggetto che non è più l'oggetto sensibile ma è l'oggetto intelligibile. E quindi Theorein è proprio la visione intellettuale dell'oggetto intelligibile. Questo significato naturalmente ricorre anche in Aristotele. Aristotele in questo riprende il mutamento introdotto, determinato da Platone. Però qui vorrei fare una precisazione, perché quando si parla di visione intellettuale in Platone o in Aristotele, bisogna tenere presente la differenza tra i due filosofi, cioè mentre in Platone la visione intellettuale ha un oggetto esistente in sé, l'idea, la vera realtà, di cui le cose sensibili sono soltanto un'immagine, in Aristotele l'oggetto della visione intellettuale non è, come dire, una cosa in sé, una sostanza, una realtà, ma è quella che Aristotele chiama il che cos'è o l'essenza, il che cos'era essere, che noi non dobbiamo concepire come una cosa che si vede, ma è qualche cosa che si capisce, che si deve comprendere. L'esempio di cui io volentieri più mi servo per spiegare che cos'è l'essenza è un esempio che ovviamente è moderno, non è tratto da Aristotele, ma a me sembra molto appropriato. È la formula chimica. Del resto i traduttori inglesi di Aristotele traducono logos, termine con cui Aristotele indica l'essenza, appunto con formula. Ora facciamo l'esempio dell'acqua. Tutti sappiamo che l'acqua ha una sua formula chimica che è H2O. Conoscere l'acqua, avere intellezione dell'acqua, sapere che cos'è l'acqua, vedere con la mente, con l'intelletto che cos'è l'acqua, per Aristotele significa conoscere la formula H2O. Ecco, il Theorein indica questo e quindi è sì un vedere, ma un vedere che è un capire, un comprendere la formula. E a questo proposito c'è un passo di Aristotele che è molto istruttivo riguardo al significato del Theorein. Nel De Anima, quando vuole spiegare che l'anima è l'atto primo di un corpo, chiarisce il concetto di atto primo dicendo: una cosa è la scienza, la episteme, cioè il possesso della capacità di conoscere un insieme di oggetti. Pensiamo per esempio alla geometria. La geometria euclidea è una scienza, è una episteme. Chi ha imparato la geometria euclidea possiede questo abito che è un atto primo, ma nel momento in cui chi possiede la geometria comincia ad usarla, cioè a risolvere i problemi o a dimostrare i teoremi, ecco, l'attività che egli compie è indicata da Aristotele con il termine Theorein. Quindi il Theorein in questo caso è l'esercizio di una capacità, l'esercizio di una scienza e quindi è una conoscenza in atto, una conoscenza vera e propria di tipo intellettivo, di tipo razionale e non puramente sensibile. Un altro punto in cui Aristotele si riallaccia ai significati di Theorein in Platone e li riprende è quello che concerne il Theorein inteso come tematizzare, mettere a tema un certo contenuto, farne cioè l'oggetto di una riflessione o di una ricerca. Classico a questo riguardo è l'inizio del quarto libro della Metafisica, dove Aristotele dichiara: c'è o esiste una certa scienza la quale theorei l'ente in quanto ente. Di solito si traduce questo theorein con studia o indaga, una scienza che studia l'ente in quanto ente, che indaga l'ente in quanto ente. Io, che per molti anni della mia vita ho
seguito questa traduzione, a un certo punto mi sono domandato, ma siamo proprio sicuri che per Aristotele qui theorein significa semplicemente studiare o indagare? Cioè il theorein è lo studio, è la ricerca. Ricordo che una volta feci un seminario a Parigi, alla Sorbona, e chiesi agli studenti se per loro lo studio era la cosa più piacevole che esistesse. Perché feci questa domanda? Perché c'è un passo della metafisica in cui Aristotele dice che la teoria, il theorein, è to ediston, che vuol dire la cosa più dolce, la cosa più piacevole che ci sia. Gli studenti ovviamente fecero una gran risata perché è concepito anche come un lavoro, come una fatica, come una sofferenza, non è un'attività piacevole o la più piacevole che ci sia. Allora questo, mi dissi, significa che per Aristotele theorein non è soltanto cercare, non è soltanto studiare, ma è conoscere effettivamente. Aristotele usa il verbo theorein anche nell'ambito dell'etica, e cioè parla per esempio della vita teoretica, cioè del bios, della vita dedita al theorein, come della vita migliore, quella in cui consiste la felicità. A questo proposito, tuttavia, secondo me, è necessario dissipare un equivoco molto diffuso, di cui forse il primo responsabile fu proprio Hermann Bonitz nel suo Index Aristotelicus, quando spiegò il significato intellettuale del verbo theorein come apud animum contemplari, cioè introdusse questa idea del contemplare, della contemplazione, che ha indotto quasi tutti gli studiosi dell'etica aristotelica a interpretare la vita teoretica di cui parla Aristotele come vita contemplativa e l'atto del theorein come contemplazione. Ora, io non condivido questa interpretazione. Secondo me il termine, il verbo contemplare, nelle lingue moderne ha un significato religioso, per cui i mistici, i santi parlano della contemplazione di Dio, della vita contemplativa, ma questo è possibile perché c'è un Dio da contemplare. Nella concezione aristotelica della vita teoretica non c'è nessun Dio da contemplare. Non siamo in una atmosfera, in un contesto di carattere religioso. Quando Aristotele parla della vita teoretica, in cui consiste la felicità, allude a un'altra forma di felicità che prova uno scienziato, un ricercatore, nel momento in cui giunge a scoprire ciò che ha cercato. Quando Archimede scoprì la legge che governa la statica dei liquidi e esclamò Eureka, ho trovato. Certamente provò un piacere, fu felice di ciò che aveva trovato. Questa è la felicità che rende il theorein come la cosa più dolce, la cosa più piacevole che ci sia. E quando Aristotele parla della felicità come vita teoretica, non si riferisce a una contemplazione, si riferisce al piacere che prova colui che cerca la verità nel momento in cui finalmente la trova. L'origine greca del termine teoria costituisce solo il primo fondamentale passo in una storia che arriva sino ai giorni nostri. Risultando nel Medioevo essenzialmente coerente con l'uso greco, il termine andrà incontro a una vera e propria rinascita a partire dal XVII secolo. È un fenomeno straordinario che coincide con la dismissione dell'ideale sia del bios theoretikos di Aristotele, sia della vita contemplativa medievale. Non si tratta però di un semplice rifiuto del livello teorico, quanto della costruzione
costruzione di un suo nuovo significato. Se infatti è vero che per la scienza moderna sapere è potere, allora anche il potere è sapere. Per quanto considerata preferibile alle presunte astrusità della scolastica medievale, una conoscenza che si basi solo sulla confidenza pratica con il mondo mostra dei limiti inevitabili. L'esperienza accumulata e trasmessa da navigatori, costruttori, mercanti e artigiani non è universalizzabile, o quando lo è non rende conto del suo statuto. Il sapere e potere della filosofia moderna, spesso considerato come il tracollo della teoria, deve invece essere letto esattamente al contrario. Scontrandosi con i propri limiti, la pratica operativa umana genera la necessità del lavoro teorico per poter raggiungere i propri scopi. Da questa esigenza nascerà il nuovo senso della teoria che troviamo nella modernità. A fungere da modello per questa ristrutturazione del senso della teoria sono in realtà proprio i testi di quegli autori antichi che personaggi come Bacon, Hobbes, Descartes, Gilbert e Galilei tanto criticano. Le opere di Platone, Aristotele ed Euclide rappresentano una fonte inesauribile di categorie e distinzioni concettuali da cui prendere a piene mani. Prima fra queste è proprio la differenza tra l'arte e la scienza, la prassi e la teoria. La teoria dei moderni risulta quindi essere una formazione di compromesso tra le spinte di una realtà storica ormai irrimediabilmente cambiata e il recupero della concettualità antica. La ripresa moderna dell'antichità, però, non è mai una semplice ripetizione. Il significato del concetto di teoria muta radicalmente, arrivando a coincidere con la manipolazione e combinazione di concetti prodotti dalla mente umana. Il suo obiettivo è quello di fornire una ricostruzione plausibile delle leggi che hanno determinato il comportamento di uno o più oggetti affinché una determinata situazione avesse luogo. Non si tratta più di vedere con il pensiero un'entità intelligibile o di definire un'essenza, bensì di mostrare come la generazione di un preciso evento corrisponda a una legalità specifica che coinvolge tutti i fattori presenti. Una legalità, si badi bene, che è frutto di un'azione conoscitiva tutta interna alla mente e che deve poi essere messa alla prova della pratica. È con questo senso che il termine ricompare alla fine del XVII secolo all'interno della trattatistica matematica e fisica, per passare poi a tutte le nuove discipline che formano la totalità complessa della scienza moderna, e da lì fino al nostro linguaggio quotidiano.